Mi scusi, Sì? sto cercando il dottor Di Palma. Sì, è sopra. Se attende un attimo faccio scendere. Va bene. Sandro? Sì. Francesco? Sì, sono io. Ah, bene. Benvenuto a Civitanova. Grazie. Andiamo a fare il nostro giro? Sì, dai, andiamo. Allora, ci troviamo nel centro di Civitanova, che praticamente è davanti al Palazzo Baronale. Civitanova è un paese di una ricchezza straordinaria, dal punto di vista paesaggistico, dei personaggi illustri e soprattutto è il paese dell'acqua. Ci sono 3 corsi d'acqua a partire dal Trigno e altri 2 più piccoli e scorre, ci attraversa in 3 punti diversi. Il nome è Civitas Nova, praticamente dal latino, quindi ci fa tutto capire che questo è un nuovo insediamento. Probabilmente perché i cittadini di Civitavecchia, l'attuale Duronia, si sono spostati, ma i nostri nonni, i nostri anziani ci raccontavano che in realtà c'era un insediamento nella località La Civita, a 1000 metri sul livello del mare, e in seguito a un'invasione di formiche rosse i cittadini si sono spostati a valle su questo bellissimo cucuzzolo al centro di una vallata. Civitanova del Sannio si sviluppa su un colle come centro incastellato intorno alla chiesa San Silvestro Papa. Noi adesso ci troviamo davanti al Palazzo Baronale, che nel 1600 passò dalla famiglia d'Evoli alla famiglia d'Alessandro, attualmente è diviso in 5 abitazioni diverse, e sorge proprio su quella che sono le mura di un castello di origine longobarda. Castello, ma in realtà non vedo niente. Prima lezione di archeologia medievale. Giusto. Se non trovi il castello, vai a guardare il palazzo. Andiamo. Andiamo. Allora, eccolo qua. Questa è la testimonianza dell'esistenza del castello. Sai cos'è questo? Un bel muro a scarpa. Esatto, dove nasceva il torrione del centro incastellato risalente all'anno 1000. Allora, ci troviamo davanti alla chiesa San Silvestro Papa, che rappresenta il centro del paese, il cuore intorno a cui si è sviluppata tutta la comunità. Ma guardiamo la facciata, che descrive e riassume la storia della chiesa. Sulla sinistra c'è San Silvestro Papa, qui è dedicata la chiesa. Al centro c'è Padre Antonio Fiorante, che è il martire di Civitanova, e sulla destra, San Bernardino. esatto, che tiene sulla Bibbia il Sole Invictus. L'ho riconosciuto perché ho letto della croce stazionaria che poi ho visto anche all'ingresso del paese. Bravo. Ma entriamo? Sì, entriamo. Mazza che soffitto a cassettoni. Eh sì, è un colpo d'occhio, è stupendo. È praticamente la gratificazione dopo che finisci di fare la scalinata. È un soffitto del 1668, ligneo a cassettoni, decorato in oro zecchino. Qui abbiamo l'altare che è in barocco napoletano, mentre invece la mensa, l'ambone e la pavimentazione, come puoi vedere, sono stati ristrutturati recentemente. E lì dove vedi il Sole Invictus, nella parte di sotto c'è la reliquia di San Bernardino.
qui siamo all'interno della Cappella di San Felice, conosciuta anche come la Cappella dei Martiri, perché abbiamo San Felice martire e Padre Antonio Fiorante, che è il martire del paese. L'altare, come puoi vedere, è realizzato in barocco napoletano. Invece l'urna è stata costruita, realizzata proprio grazie all'intervento e al sovvenzionamento dal punto di vista economico di quelli che sono gli italiani all'estero, che hanno un forte legame con Civitanova. Qui parliamo degli italiani che sono residenti in Argentina e in Brasile. Io ti ho portato qui per presentarti un discendente diretto ed è il pronipote di Antonio Cardarelli. Gianandrea. Buongiorno. Buongiorno. Piacere. Allora, raccontaci un po'. Beh, allora guarda, siamo qua, questo è il palazzo di Antonio Cardarelli, della mia famiglia. Antonio Cardarelli è stato un personaggio sicuramente illustre, un eminente scienziato, è stato il medico personale di quelle che oggi si chiamano le celebrità, re, principesse, letterati, persino Buffalo Bill, quando venne in Italia col suo circo, volle farsi visitare da Antonio Cardarelli. Ma non mi piace parlare di questo, no. Antonio Cardarelli era soprattutto il medico di chi non poteva permettersi un altro medico. Proprio un paio d'anni fa, andando al cimitero, proprio di fronte al suo loculo, io ho trovato una lettera scritta da una donna del 68, quindi piuttosto giovane. Beh, questa donna gli chiede, anzi si appella a lui chiamandolo Santo Professor Cardarelli, guidi lei le mani del chirurgo che dovrà operarmi domani. Quindi io credo che maggiore attestazione, maggior riconoscimento non lo avrebbe potuto avere. Allora Laura, quindi ti volevo dire qualche notizia per quanto riguarda questa croce. Intanto è una delle 3 croci che è fissata sul sentiero Frassati, è antichissima, è del 1441, è il simbolo di Civitanova, molto probabilmente è legata alla visita di San Bernardino da Siena, quando è passato proprio da queste parti e ha soggiornato nell'antico convento di Sant'Antonio, proprio qui a 2 passi. C'è il crocifisso da un lato, dall'altro lato il Cristo Redentore. E come ti dicevo è proprio l'inizio del sentiero Frassati. Guarda, un appuntamento su in montagna con un mio amico che anche lui è esperto del territorio. Per arrivarci potrei fare questo tratturo, cosa mi consigli? Certo, sì, siamo proprio al punto di partenza del sentiero Frassati. Il percorso da fare è, come dicevi anche tu, sul tratturo e poi si sale sulla montagna, al Monte Carovello, per arrivare poi alla vetta della Montagnola. Ci troviamo in prossimità del sito del monastero di San Benedetto, chiamato De Jumento Albo, e adesso ti presento una persona. Ecco Francesca. Ciao, buongiorno. Allora, Francesca è consigliere comunale e si occupa anche della cura del territorio dal punto di vista culturale, storico e archeologico, e ci dice qualcosa in più sul monastero.
Ci troviamo di fronte alla torre campanaria della chiesa del complesso monasteriale de Iumento Albo, un monastero del quale abbiamo appunto traccia dalle fonti di archivio conservate a Monte Cassino risalente all'anno 1000. Attualmente noi del monastero vediamo soltanto la chiesa, una chiesa che è stata utilizzata come luogo di culto fino al 1456, anno di un violento terremoto che ha portato praticamente alla distruzione della chiesa e del complesso monastico appunto ormai già abbandonato, e a un riutilizzo, una seconda fase di vita del monastero come luogo di sepolture. Non a caso sono stati trovati una serie di scassi, tra questo anche una fossa comune all'interno della chiesa. Siamo in un punto abbastanza strategico perché da questo punto possiamo osservare quelle che sono innanzitutto le fortificazioni sannitiche di Colle la Civita, Colle le Case, e di fronte a noi abbiamo altre fortificazioni, Colle Sant'Onofrio di Chiauci, Santa Maria di Vignali. In questo punto è possibile avere ben chiaro il concetto di controllo del territorio dei Sanniti. Quindi un controllo serrato, testimonianza dunque che quelli che sono i tratturi, le autostrade verdi della transumanza, in realtà sono le autostrade verdi del nostro passato, della nostra storia. Probabilmente, anzi a Civitanova abbiamo la prova, originatisi proprio a partire dalla preistoria. Ehi, ciao Michele! Laura, Come stai? tutto bene? Grazie di essere venuto nonostante i tuoi impegni. È un piacere, si sta bene, fa fresco e quindi riusciremo a fare una bella passeggiata. Senti, io ti ho chiamato oggi perché già stavo girando da un po' facendo foto, però volevo qualcosa di più oggi. Sei salita sulla cima? No? 1421, si gode di un panorama bellissimo. E in più c'è qualche falco pellegrino. Perché no allora? Dai. Possiamo andare? Va bene, andiamo. Sì. Comunitaria. Esatto, il SIC. E di cui unico. Questi sono appunto le faggete degli Appennini con abete bianco. Laura, hai qualcosa sulla guancia? Dove? E qui, sei piena, è terra. Vedi questo?
Ah, ti sei messa la giacca? Per forza, guarda che vento che tira qui su. Qua siamo sui 1410 metri. E questa è una diaclasi, è una frattura che taglia appunto questa porzione della montagnola e che è stata poi utilizzata fin agli anni 60 come neviere, ossia già la conformazione della frattura permetteva l'accumulo, poi veniva la gente, compattava la neve all'interno di questi buchi, che in realtà sono ricoperti da rocce, delle murette a secco, veniva compattata per poi farla così trasformare pian piano in ghiaccio. E tieni conto che era un lavoro una volta. Si posa leggero, soave, leggiadro, un canto d'amore che porta lontano. Vive nel cuore, nei sensi sopiti, accompagna nel viaggio gli sguardi smarriti. Amore. Sì, certo. Che stupido che sono.